Signori cari, signore belle, benvenuti nel canale di Samper Game. Oggi non potevo non cavalcare l'onda di questa news che ha devastato praticamente tutti i social. L'uscita del nuovo FIFA. Sì, signori, avete sentito bene. Abbiamo il nuovo FIFA, il gioco che ci farà dimenticare FC26 e tutte le bestemmie che abbiamo tirato e tireremo, i pad spaccati e chi più ne ha più ne metta. Abbiamo che FIFA arriva sui giochi Netflix in tempo per la Coppa del Mondo FIFA 2026, che dovrebbe essere più o meno a metà anno del prossimo anno, quindi verso giugno, non so più o meno quando inizia il campionato mondiale. Io ho letto questo articolo e signori, non promette nulla di bene. Cioè, magari mi sbaglio, spero di sbagliarmi, ma voglio congetturare. Questo gioco è una cagata. Abbiamo due o tre elementi che ce lo fanno, come dire, ci fanno capire che è una cagatona. Vi leggo il primo trafiletto. Quest'estate, mentre il mondo si riunisce per celebrare la Coppa del Mondo FIFA 2026, i fan possono giocare a un gioco di simulazione di calcio recentemente reinventato sui Netflix Game. Signori, prima di tutto andiamo a vedere Netflix Game. Facciamo questo giochino insieme a voi. Netflix Game, Netflix Mobile Game. Già questa cosa qua, Netflix Mobile Game, ma per l'amor di Dio, saranno pure divertenti, ma ovviamente un gioco che va su Netflix Mobile Game, per forza di cosa non può andare a impensierire un FC e non può andare a impensierire nemmeno un UFL, signori, ma pure UFL immagino che sarà migliore. Per quanto possono essere belli, interessanti, la profondità di un gioco sul telefonino non è paragonabile alla profondità di un gioco su un'altra piattaforma, che potrebbe essere una console, che potrebbe essere un PC. Ma per ovvie cose, poiché proprio il dispositivo è differente ed è pensato per scopi differenti. Quindi già questa cosa qua ci fa capire che non stiamo navigando nella direzione corretta. Diciamo, qua io vedo un iceberg davanti a noi, ci andiamo a fracassare. Comunque, signori, non ci demoralizziamo. Andiamo ancora avanti e diciamo, il gioco è sviluppato e pubblicato dalla Delphi Interactive. Signori cari, signori belli, cerchiamo Delphi Interactive. Delphi Interactive, lo mettiamo qua, Delphi Interactive. Delphi Interactive, esce il primo sito nella ricerca con Google, come diceva il nostro vecchio primo ministro. Delphi Interactive. Ma vogliamo tradurlo in italiano? Ma lo vogliamo traduciamo che sono ignorante. Delphi, l'oracolo di Delphi, oppure mi ricordo il linguaggio di programmazione Delphi. Ma che bel sito, bello, pregno di emozioni, pregno di storia, pregno di lavori fatti per bene, pregno di partecipazioni. Allora, prima di addentrarci nello, come dire, spulciare fino al mondo questo sito, vediamo un attimo, per esempio, UFL, no? che rispetto ai competitor di FC, forse è quello che sta sul gradino più basso. Se prendiamo i tre competitor, UFL, PES e FC, diciamo, possiamo mettere sul gradino, poi va dei gusti FIFA, poi ci sta PES, UFL. Questa è la mia classifica. Guardate, questo qua, cioè ci sta qua che esce addirittura l'informativa per i cookie. Questo ci fa pensare che questo sito di Elfi non utilizza nemmeno i cookie, non ci vogliono nemmeno tracciare per capire i nostri gusti. Questa cosa come la possiamo vedere? Come una sorta di grande libertà? Oppure no? Non lo so, comunque rifiutali. Ma guardate, no, ci stanno gente che giocano a calcio, fanno le pim parapim pam pam. Guarda, c'è un po' di informazione, possiamo scegliere diverse lingue, gioco FL, Twitch Drop, negozio, delle news, informazioni su FL. Guardate i vari canali social, X, Instagram, TikTok, Discord, Facebook, saranno pure Facebook, YouTube. Signori, il motore con cui è stato sviluppato, Unreal Engine. Vedete, ci sono abbastanza informazioni. Già guardate questa pagina. Poi guarda, c'è sta pure Roberto Carlos. Ma che cazzo vedo a Roberto Carlos da Figlia e Valverde? Ma che cazzo? Martinez? Ma che è? Martinez, il portiere dell'Argentina che ha fatto vincere i mondiali a Messi. Dai, vi prego. Il portiere che quando ha parlato il rigore si è toccato il pacco. Ma dai, dove stiamo? E questo invece è il sito di chi svilupperà FIFA. Delphi. Delphi Interactive sta riferendo il mondo in cui vengono realizzati i giochi AAA.
Sì, ma però non sappiamo se li stai definendo in modo migliore o peggiore. È da scoprire, signore, è da scoprire, diamo fiducia. Siamo gli architetti dietro 00 Fitlight con Io Interactive. Questa cosa qua la dobbiamo sottolineare. Siamo gli architetti. Che significa architetto? Sei quello che l'ha sviluppato? Chi l'ha finanziato? Chi l'ha pubblicizzato? Che significa architetto? Cioè, hai proposto l'architettura del software ai sviluppatori. Cioè, che cazzo, che vuoi dire? Siamo architetti. Vabbè, è la società che guida il ritorno dell'amato gioco di simulazione, che lo guida il ritorno. In poche parole, è come se il nostro gioco di simulazione, cioè, no, tipo non vedente, avesse bisogno di un pastore tedesco. Quindi possiamo dire che Delphi Interactive è un pastore tedesco. Vabbè. Il nostro modello combina un'EP più iconica del mondo con il talento creativo di alto livello e la tecnologia all'avanguardia. Ok, creativo più alto livello e tecnologia. Di creatività qua non vediamo nulla, signori, non c'è uno storico di quello che hanno fatto. Parlano di questo 007 però come architetti, non dicono su quali prodotti, che prodotti hanno sviluppato. E poi la tecnologia, se su FL abbiamo visto che, ma no, ti cade l'occhio, vedo una Unreal Engine, per quanto sono ignorante nel mondo, posso capire che la Unreal Engine è un chi cazzo di motore grafico, framework grafico, non so come definirlo, non è solo motore grafico, perché ti offre una cataverna di cosa Unreal Engine. Qua loro hanno della tecnologia all'avanguardia. Ma che significa? Spiega. Costruite intorno al profondo allineamento tra i partner in un approccio moderno e senza rischi allo sviluppo dell'editoria. Ma che cazzo fanno? Fanno i PR fuori dalla discoteca questi? Mi ricordo quando ero piccolino andavo a Barcellona che le ragazze, vieni qua e tu abbagliato da queste spagnole, entravi in queste discoteche e poi finiva là, non le vedevi più. Che fanno i PR questi? Non ho capito, signore, che fanno questi? Delphi è intenzionalmente magro, quindi stanno dicendo, guardate, non abbiamo scritto nulla qui sopra, non perché non avevamo cose da scrivere, ma perché abbiamo voluto. Cioè abbiamo tante di quella cosa, talmente roba figa, fresca, bellissima, che tutte voi la vorreste comprare, ma noi non lo mettiamo perché non si sa perché, vabbè. Veloce e intransigente sulla qualità. Vabbè. Crediamo che giochi eccezionali siano costruiti da persone eccezionali, con forti istintivi creativi, chiara proprietà e libertà di perseguire idee estremamente audaci, e questo sia il futuro di altrimenti interattivo e premium. Ok, signori, non si capisce praticamente nulla. Questo sito è un sito copertina, questo è un sito statico, cioè non si può cliccare su nulla. Signore, solo per farvi questo, tasto destro, analizza. Allora, questo qua a me mi piace sganciamolo e lo mettiamo qua. Signori, questa cosa qua, questo qua è un sito copertina, non ci sta praticamente nulla. Se andiamo a vedere in rete, cioè questo qua non tira giù nemmeno un JavaScript, è qualcosa di devastante, non tira giù nemmeno cioè non teniamo un JavaScript qua, signori, cioè, lo voglio ricaricare. Cioè, guardate, cioè, è un sito statico, è praticamente statico sto sito. Dove state? Sta il sito? Dove sta? Che sta il GS? Cioè, jQuery, ma per fare cosa? Questo, guarda, non tira giù niente, cioè è un sito inutile, è un sito inutile. Però a questo punto possiamo andare ancora un pochino più in profondità e facciamo un altro giochino. Vediamo sto Delphi Interactive quando hanno acquistato il dominio, perché su internet, se facciamo WHOIS, possiamo vedere le informazioni che riguardano a un sito. Io non sono tanto specializzato in questo, facciamo a nulla. Qua mettiamo il sito, vediamo un po', Delphi Interactive, clicchiamo, facciamo a nulla. Allora, qua addirittura ci dice che volendocelo potremmo pure acquistare il sito Delphi Interactive quando vogliono 6.000 euro. 6.000 euro, signori. Ma ce l'ho ma vabbè, no, vabbè, forse questa è pubblicità, chiedo scusa, mi sto confondendo. Comunque, sto dominio è stato acquistato, è stato registrato il 22 di febbraio e scade il 22, no, vabbè. Ma com'è? A febbraio del 2026, signori, questo perdono pure la cosa. Se non lo rinnovano, i mondiali stanno a giugno.
Cioè non hanno nemmeno il sito per i mondiali, dai signora, ma dove andiamo? Dove andiamo? Vabbè, ok, vai. Questo è il dominio, godenti, cose del genere. Comunque sappiamo che l'hanno acquistato sto sito, però a febbraio dell'anno prossimo scade. Quindi speriamo che lo riregistrano di nuovo, altrimenti, non si sa. Un'altra cosa vi volevo fare, molto interessante, che si può andare a vedere sull'history dei vari siti internet per capire più o meno l'andamento dei siti. Fate vedere se lo riesco a trovare, si chiama history qualcosa. Lo devo trovare un attimo, datemi un istante che lo trovo. Dove diavolo sta? Allora, aspettate. History. Dove diavolo stavo? L'ho trovato prima. Allora, aspettate. Allora, l'ho trovato finalmente. Se andiamo su questo sito, possiamo vedere un pochino la storia del sito in questione. Facciamo sto giochino. Mettiamo qua. Diciamo, questo abbiamo nel lontano 2004, qualcuno aveva registrato già sto sito Delphi Interactive. Secondo me qualcuno che gli faceva il linguaggio di programmazione Delphi. Però andiamo più nel 2024, signori, vediamo che è successo su questo web history. Ci abbiamo qualcosa che è successo il 13 agosto, prima del Ferragosto. Diceva, vabbè, facciamo qualcosa alle 15.04. Alle 15.04 registriamo una cosa del genere. C'è questo, praticamente non c'è nulla. Perfetto. A questo punto, 2024 dicembre, il 10 dicembre abbiamo due update, uno alle 10.20 e abbiamo questa cosa qua, no? Erano ancora più umili in quel periodo, signori. Delphi BA Games based on the most desirable IP franchise in the world, ok? Un pochino più umili, però già ce l'avevano detto che non volevano, come dire, farci vedere tutto. Però sempre lo stesso giorno alle 11.21 sono andate un pochino più... hanno fatto qualche modifica, non so che cazzo hanno fatto, però sono rimasti umili, umili. Poi vediamo che abbiamo un bel po' di attività nel 2025, a gennaio diceva, come fa che cosa? Roba befana, ancora con il carbone alle 6 del mattino, che è uscito proprio con l'idea di fare qualcosa questo, che ha fatto? È morto. Sì, bellissimo, avrà messo un altro punto e virgola. 26, 18 marzo, vabbè, 2025, cioè questo è il 2020, signor, questo è il 2025. L'ultima volta che hanno messo mano a sto sito è stato, vabbè, il 26 hanno fatto ben 4 update. A luna di notte, all'1.25, che ha fatto chi sta all'1.25? No, era ancora umile, quando sono diventato un pochino più spregiudicati. Eh no, scusa, il sito quando è diventato così, chiedo scusa, il 10 aprile? Ancora umile anche il 10 aprile, signori. Non ci sono altri aggiornamenti? No, non ci sono. Il 10 dicembre del 2024? Signori, questa qua è la storia. Come potete vedere, il sito ha avuto un pochino di lavoro a inizio anno. Si vede che sono dedicati davvero tantissimo. E questa cosa già fa un po' storcere il naso, ma nulla contro Delphi, per l'amor di Dio, per Delphi Interactive, è che non si capisce con quali strumenti riescono a sviluppare un gioco erede di FIFA, un gioco che dovrebbe, come dire, battagliare con FC, con UFL, almeno con battaglia almeno con UFL, ti prego, e che diamine. Comunque continuiamo la nostra lettura. L'emozione del torneo costituito, ma la cosa più devastante è questa parte qua. Inoltre puoi giocare da solo o con gli amici online e questa cosa ci fa piacere. Tutto ciò che ha bisogno è Netflix, quindi fatevi l'abbonamento. E il tuo telefono, signori, no, il telefono no, è devastante, è devastante. Ma continuiamo ancora con Delphi Interactive, perché mi ero dimenticato che su Delphi Interactive, anche se in prima battuta abbiamo detto che non si poteva vedere nulla, in realtà abbiamo ben due eventi, abbiamo due eventi di click. L'evento di click, questo c'è almeno l'evento di click, c'è la mail che sarebbe mailinfo.delphinteractive.com e in più abbiamo un link che ci porta direttamente alla pagina di Delphi Interactive su LinkedIn e andiamo un attimo a vedere. Non voglio far vedere non fare niente. Questo è Delphi Interactive, signori. Delphi Interactive Base Award. Allora, guardate cosa sta scritto qua. Vediamo cosa. Io qua l'ho tradotto. Ricarico la pagina. Uguale. Cioè, proprio che ha fatto il sito
non lo so chi l'ha fatto, ma si rompeva talmente l'anima di inventarsi qualcosa, oppure perché volevano essere davvero così scarni, che hanno pigliato proprio la panoramica che hanno messo sul loro profilo LinkedIn, l'hanno buttata qui sopra e non contenti, sono pigliata pure l'immaginetta. Cioè, questa qua non è altro che quello che hanno messo su LinkedIn, l'hanno portato qua. Ok? Vabbè, ma noi diciamo perché dobbiamo allarmarci, se rompiamo il cazzo di fare queste cose, quindi chi siamo? Signori, mo c'è la nota più dolente. Dimensione dell'azienda, 11,50 dipendenti, 14 utenti associati. Cioè questa è un'azienda di 10 persone, 10, 11, 15 persone. Signore, ma un'azienda di 15 persone, con tutto il bene, per quanto sono skillati e bravissimi, che io non metto in dubbio le capacità di queste persone, ma ci deve stare un minimo di management, no? Ma non lo so, ma quanti sono i programmatori? 15 programmatori, ma come fanno a stare dietro a fare un prodotto che possa competere con FC? È impossibile, è impossibile. Loro non parlano mai di sviluppo, forse lo sviluppano loro, ma se loro lo sviluppano, 11-50 dipendenti è impossibile. Quando io andavo all'industriale facevamo il laboratorio di informatica, eravamo 25-26, avevamo una forza lavoro superiore. La sosta che eravamo degli animali, però a livello di numero eravamo superiori. È incredibile, 11-50 dipendenti, signori, cioè hanno affossato FIFA. Noi che speravamo in una ribalta, in un nuovo titolo, l'hanno affossato, cioè ci stanno poche speranze, dai, vogliamo essere, come dire, buoni, sperare in qualcosa di buono, ma su queste condizioni non si va avanti. Vabbè, lasciamo stare, non vi voglio far vedere le persone, facciamo il lavoro, magari offriranno qualche posto di lavoro per questo nuovo FIFA. Niente, zero, zero. I post che mettono, tutti felicissimi che devono fare sto FIFA, cose del genere. Fist look alive, vabbè. Com- Comunque, signori, per concludere questa analisi, aspettiamo a giugno. Ovviamente qua, signori, non ci si dà proprio credito. Secondo me non mettiamo nemmeno una campanellina per ottenere le notizie. Magari direttamente a giugno, mentre ci guardiamo qualche serie, scopriamo che sta pure sul gioco FIFA e ce lo giochiamo sul telefonino. Magari che ne so, mentre stiamo aspettando la nostra fidanzata in macchina, oppure stiamo aspettando il nostro fidanzato che sta giocando all'ultima weekend league di FIFA, ci mettiamo a giocare con FIFA ai mondiali. Quindi che dire, chiudo il video così, poiché ci avevamo sperati tutti che uscisse un bel FIFA, però purtroppo credo che resteremo delusi. Ma come dire, il tempo ci darà ragione, ma qua, vabbè, che dire, non lo so, sono molto triste. Quindi vi saluto e vi ringrazio per aver seguito questo video. Se volete un bel like al canale, no, un like al video, un follow al canale, un commentino, le solite cose che si fanno. Grazie mille e un saluto dal vostro Samper Game.